è arrivata la neve. Che spettacolo, ragazzi. Beh, un 2025 che ci ha bombardato con la potenza, stiamo partendo il 2026 con un ulteriore step sempre sulle potenze e perdiamo il focus di quello che davvero è importante per la nostra IMTB. Ebbene sì, ragazzi, finalmente è un po' di neve che ci vuole ed è bellissimo, soprattutto uscire con lei in mezzo alla neve è una cosa ancora più bella. Lì sì che ti godi davvero il tour, il turbo, gli MTB Plus, bellissimo, stupendo. Ma comunque non vi servono questi 100 Nm. E infatti io pensavo, ok, ci hanno bombardato nel 2025 con potenze, tutti i motori che sono cresciuti, tutti i rischi che ne comportano, ne abbiamo già parlato a sufficienza negli scorsi video, vi consiglio di andare a vedere un po' tutti i miei video riguardanti appunto i motori. Ma a noi cos'è che serve davvero? Perché la domanda davvero importante è questa, bisogna risolvere il problema di che cosa serve davvero a noi. E secondo me, al di là di quello che fanno le case con i motori, abbiamo bisogno di tre cose. Due sono legate fra di loro e una è comunque facendo parte di tutto il mondo. Adesso ve lo voglio spiegare. Secondo me il problema più grande è che adesso abbiamo cresciuto potenze, tecnologia. Ecco, io vi consiglio sempre di più di andare da un concessionario così. Sì, perché lui è il punto di collegamento tra voi, che magari siete anche inesperti, ma anche se siete tanto esperti, lui è il vostro punto di collegamento fra la casa costruttrice e voi. Vi vende un mezzo che ha un certo costo e sappiamo benissimo che i costi non sono al ribasso, ma sono comunque elevati. Ma nel caso ci sia dei problemi, nel caso abbiate bisogno di una manutenzione che ognuno di voi può decidere se farsi da sé oppure no. Io consiglio comunque nei primi 2 anni almeno di fare un giro ogni tot chilometri o ogni tot mesi, quello a seconda di quello che vi consiglia appunto la casa costruttrice o comunque anche il concessionario, andare a fare un giro appunto per fargli una manutenzione. E questi sono i 2 elementi che secondo me vanno via di pari passo, nel senso, io capisco benissimo che i prezzi sono magari elevati e internet favorisce l'acquisto magari a prezzi più convenienti. Il problema è che comunque non avete il contatto fisico spesso con una persona. Attenzione, non è che dico che tutti sono uguali, perché anche qui c'è da fare delle distinzioni, però quello che dico io è, se tu hai un problema e comunque ti rivolgi a una persona fisicamente e gli puoi far vedere realmente il problema, è una cosa. Se volete comunque fare degli upgrade, se volete fare qualsiasi cosa vogliate fare, secondo me, soprattutto con una IMTB che quindi ha comunque un motore, una batteria, i nuovi display, insomma, si possono verificare, e l'abbiamo visto comunque in quel video degli errori che ci sono stati nel 2025, si possono verificare delle problematiche che è sempre meglio, secondo me, faccia a faccia affrontare. Oltretutto quello che vi dicevo è, non sono tutti uguali. Adesso quest'anno abbiamo l'Avinox. Magari ci sono tanti concessionari che appunto approfittano dell'Avinox per vendere delle mountain bike. Adesso non sono tutti uguali, nel senso che ci sarà sicuramente qualcuno che è molto professionale e qualcuno che magari lo ha un po' meno, quindi dovete stare anche attenti voi a seguire i consigli opportuni. È per quello che dico, adesso il mercato non è solo tante mountain bike, diversi tipi di motori potenti, ma anche i concessionari. Attenzione che magari qualcuno non si approfitta di questa possibilità, però anche essendo un livello più basso rispetto ad altre realtà che avete attorno a voi. Sì, perché non vi consiglio di fare i 300 km per andare a comprare una bicicletta e poi magari non avete l'assistenza vicino. È tutta una problematica che non sembra grande, ma in realtà lo è. Se nessuno vi può seguire la vostra IMTB in caso di problemi, e quindi un'officina alle spalle, quindi io vi dico concessionario, ma di dietro ci deve essere anche un'officina che deve essere pronta ad affrontare certi problemi.
La velocità, la rapidità è una cosa importante al giorno d'oggi. Se vi fanno aspettare dei mesi per una bicicletta che ha dei problemi, io penso che non siate molto contenti di stare lì magari fregandovi l'estate e la vostra IMTB è parcheggiata dentro dal concessionario in manutenzione e nessuno fa niente e nessuno trova una soluzione. Lo so, è difficile, non abbiamo la sfera di cristallo e non possiamo assolutamente pensare di sapere chi abbiamo davanti a noi, ma la professionalità si vede. Fate domande, chiedete di provare i mezzi comunque. Se vi sentite insicuri, girate. Avete solo un concessionario vicino a voi, vi dovete fidare di lui, o altrimenti prendete la macchina e vi spostate. Non abbiamo distanze enormi fra un concessionario e l'altro. Chiaramente venderà magari un altro tipo di bicicletta, però adesso secondo me, ok, uno fa la scelta della bicicletta guardando il telaio e va bene, uno fa la scelta della bicicletta guardando solo motore e batteria e va bene, è una scelta anche quella. Però io quello che vi consiglio è guardate anche la professionalità, e se intendete comprare in internet ci sta, va bene, ma dovete avere alle vostre spalle direttamente la parte tecnica. Dovete avere un meccanico esperto di quello che comprate, quindi se comprate motore Bosch che sia autorizzato Bosch e quindi che riesca ad aiutarvi. Se siete interessati a comprare Avinox, guardate che vicino a voi ci sia qualcuno che riesca a fare la manutenzione all'Avinox, perché loro dichiarano che magari non ci sono problemi. Loro comunque dall'esperienza che si sono fatti in giro per gli altri stati d'Europa, perché voglio ricordarvi che in Germania è arrivato qua già dall'ottobre del 2024 e i problemi più gravi, perché ci sono stati, diciamo che sono corsi velocemente al riparo. Non è che adesso comprate una bicicletta che voi pensate è arrivata in Italia a giugno, luglio, adesso pecca, ha già esperienza praticamente da quasi un anno negli altri stati. E infatti quello che si parlava qui in zona, perché comunque mi sono confrontato anche con altra gente che ce l'ha, è stata la velocità che ha avuto DJI Avinox Aimflow per correggere i difetti. Addirittura da una spedizione all'altra delle biciclette, dalla Cina, dentro aerei addirittura, hanno risolto i problemi. Quindi non è che adesso Aimflow è magari molto più scarsa rispetto a Bosch perché è nuova. Magari hanno alle spalle un team talmente grande, potente, veloce che riescono a correggere in fretta i problemi. Però voi dovete avere un concessionario che sia altrettanto bravo a trattarli questi problemi. Capito cosa intendo? E l'ultimo aspetto, perché vi ho detto, concessionario, meccanico, solitamente vanno via di pari passo. Se comprate in internet dovete avere il meccanico assolutamente pronto, perché dovete conoscerlo, deve essere una persona in grado, appunto, come vi dicevo prima, ma soprattutto vi dovete fidare. Perché? Perché loro, soprattutto agli inizi, sono quelli che devono sbrigare la pratica e secondo me hanno interesse a sbrigarla prima possibile. Non possono aspettare tempo, non possono far passare giorni, settimane. Più rapidi sono e più chiaramente il cliente è contento. Perché? Perché appunto io affronto adesso il terzo punto, che è quello della garanzia. La garanzia è quello che praticamente vi mette un po' di tranquillità nell'acquisto, nel senso che i primi 2 anni, e io do un consiglio magari a certe case che vogliono entrare nel mercato, secondo me se estendete anche al terzo o quarto, anche magari con un leggero sovrapprezzo, dico io, secondo me la gente sarebbe molto ma molto più portata a comprare certe cose. Però adesso lasciamo la garanzia standard dei 2 anni. Ecco, chiaramente al giorno d'oggi Bosch non dico che è una sicurezza al 100%, ma diciamo che si è fatto una fama, velocità, rapidità, diciamo anche pochi problemi per l'ammontare di motori che ha sparso in giro per il mondo. Cioè, se facciamo un esempio anche di Specialized, quando ha avuto tutti i problemi dei motori, addirittura ha esteso la garanzia, quindi superati 2 anni, ha esteso la garanzia per riparare i motori che comunque si continuavano a rompere. Cioè, insomma, sono prove di assistenza
che al cliente fa piacere, quindi ha un bel mezzo, chiaramente si rompe, però magari sono rapidamente riparate e soprattutto senza un esborso economico completo o solamente di una piccola parte. Insomma, il cliente non perde fiducia. Chiaro che se si rompe di continuo, il cliente scappa via. Chiaro che se la vostra bicicletta rimane parcheggiata, nonostante sia in garanzia, il tempo passa e voi non pedalate, la garanzia va avanti. Insomma, bisogna guardare un po' queste cose. Io ho rotto un motore del generazione 3 del Bosch, ho aspettato la bicicletta un mese per quel motore lì, forse perché il concessionario non era pronto, non era rapido, aveva troppo lavoro, non lo so. Bosch ha messo il suo tempo, può essere. Ho perso fiducia e sono finito a Specialized col Bros, che sì, si parlava solo ed esclusivamente di problematiche, di rotture. La mia è alla fine un fine 2022, il concessionario che mi ha dato fiducia mi ha detto che comunque il problema delle cinghie non è che è svanito, però è stato migliorato, è stato guarito, tra virgolette. Io al momento non ho avuto problemi col motore e comunque è una bicicletta che compie 3 anni. Mi sono divertito, ho fatto l'estate, chiaro, ho avuto qualche problemino, ma non rilevante, non su batteria, non su motore. Quindi ragazzi non ho niente da dire, quindi magari anche fortuna appunto, però comunque so che dietro alle mie spalle c'è una casa come Specialized, so che comunque qui vicino ho un concessionario che è Specialized ed è relativamente veloce. È chiaro, non possono fare sempre dei miracoli, anche noi dobbiamo avere magari un po' di pazienza, però aspettare un mese è quello che secondo me bisogna analizzare. Quindi garanzia, concessionario, quindi persona fisica davanti ai vostri occhi e meccanico. Ecco, questi secondo me sono i 3 aspetti, perché poi la tecnologia sta andando veloce. Hanno sempre più bisogno di connettersi alla vostra bicicletta per guardare magari gli errori. Ci sono sempre più sensori sofisticati, ci sono altri sistemi per rilevare appunto posizione ruota, la ruota fonica, perché la ruota fonica è stato anche uno dei problemi che ha avuto inizialmente M-Flow. Inizialmente. Quindi voglio dire, è difficile fare un IMTB, non so se l'avete capito, non è una cosa banale. Infatti io poi dico che M-Flow è stata bravissima perché comunque si è creata la sua bicicletta, si è creato il suo sistema, motore batteria super competitivo che è piaciuto tantissimo e boom, è entrata nel mercato così. E poi ha cominciato a correre, perché per andare ai ripari, per correre così tanto, devi avere un team dietro che è davvero dedicato solo a quello. Con una bicicletta, capite quanto è facile? Con un sistema solo. E quando cominciano a esserci più sistemi, che devi avere sempre più team, magari la forza lavoro, soprattutto in questo periodo di crisi, è anche difficile averla o tenersela, perché purtroppo calo di mercato, possibili licenziamenti, possibili non rinnovi di contratto, quindi comunque personale che ti privi e che non ti può aiutare. Pensate a questo ragazzi, pensate a quello che volete acquistare, ma non seguendo solo i numeri. È chiaro, guardate l'estetica, volete un tipo di motore, ma pensate anche a quello che c'è dietro, a con chi andate a parlare. Io adesso ho fatto un 2025 parlandovi chiaramente di quanto per me, questo aumento di potenza sia stato uno step bellissimo. Poi moltissimi di voi mi dicono: ma cosa ti serve? Non ti serve a niente. 1, se cominci ad avere una stazza intorno ai 100 kg, secondo me a volte ti può servire. 2, in ogni modo è tecnologia che avanza. Gli voglio dare un freno, non voglio arrivare a un'esplosione di potenza. Io sarei già contento se si fermassero qui e prendessero a mano altri discorsi. Parliamoci chiaro. Però quello che vi voglio far capire è proprio che tecnologia avanza, le cose diventano sempre più complicate, le cose diventano sempre più nuove e corre in fretta questa tecnologia, ma ci vuole anche alle spalle qualcuno che copre i possibili
problemi, i possibili difetti. Quindi pensateci su, ditemi voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!